Fotheringhay, Inghilterra, 8 febbraio 1587. Fuori nevica. Un freddo grigio, immobile, come se l'inverno inglese avesse deciso di fermarsi proprio quel giorno, proprio in quel posto, a fare da testimone. Dentro il grande salone del castello, 300 persone aspettano in silenzio. Nobili, dignitari, funzionari della corona. Tutti in piedi, tutti immobili. Nessuno parla, perché quello che stanno per vedere non si era mai visto prima in Europa. Non così, non con questo volto. L'esecuzione pubblica di una regina. Non una prigioniera comune, non una traditrice di bassa lega, una regina, figlia di re, moglie di re, madre di re. Una donna che aveva portato 3 corone sul capo prima ancora di compiere 20 anni. E lei entra. Il silenzio si fa ancora più denso. Ha 44 anni, il corpo segnato da 19 anni di prigionia, le articolazioni consumate dall'umidità dei castelli inglesi, la schiena piegata dal tempo trascorso a scrivere lettere che nessuno voleva leggere. Ma la testa è alta. Gli occhi, chi era là dentro lo scrive nei diari, lo ripete ai figli, lo racconta per anni. Gli occhi sono quelli di una donna che non ha paura. Indossa un abito nero e sopra un lungo velo bianco, come una sposa. Cammina fino al centro della sala senza guardare nessuno. Si ferma davanti al ceppo di legno, lo guarda un momento, solo un momento. Poi si gira verso i suoi carnefici e dice qualcosa che nessuno si aspettava. Chiede perdono per loro. «Vi perdono con tutto il mio cuore», dice, «perché spero che ora porrete fine a tutte le mie angustie». Le dame di compagnia le sciolgono il mantello nero e sotto il lutto, sotto il colore della morte, appare qualcosa che toglie il fiato a tutti i presenti. Un sottabito di velluto rosso cremisi, il colore del martirio cattolico, scelto deliberatamente quella mattina, guardandosi allo specchio per l'ultima volta. Un messaggio silenzioso, potentissimo, che non ha bisogno di parole. Io muoio per la mia fede. Io so quello che faccio. Io non mi pento di niente. Si inginocchia, si benda da sola, appoggia il collo sul ceppo e prima di abbassare la testa fino in fondo, mormora sottovoce in latino le ultime parole della sua vita. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Il boia alza la scure. Ci vogliono 3 colpi. 3. Quando tutto è finito, il carnefice solleva la testa per mostrarla alla sala, come vuole il rituale, come impone la legge. Ma accade qualcosa che nessuno aveva previsto. La parrucca scura rimane in mano al boia e la testa di Maria Stuarda, regina di Scozia, regina di Francia, pretendente al trono d'Inghilterra, cade sul pavimento con i capelli bianchi sciolti. Bianca, indifesa, vera, come non l'avevano mai voluta mostrare. 300 persone assistono immobili, nessuno applaude, nessuno parla. E poi accade l'ultima cosa, la cosa che nessuno dei presenti dimenticherà mai per tutta la vita. Da sotto le vesti di Maria, da sotto quelle gonne nere che nessuno aveva pensato di controllare, esce un cagnolino, piccolo, tremante. Si era nascosto lì, tra le sue gonne, prima che entrasse nel salone. L'aveva tenuto con sé fino all'ultimo. Una regina che affronta la morte con la dignità di un'imperatrice, ma che sotto le vesti tiene nascosto il suo cane. È lì che si rompe tutto. È lì che capisci chi era davvero Maria Stuarda. Ma lei lo sa già da tempo e vuole dirtelo lei stessa. Sto per morire. Lo so. Lo sento. Lo sento nel freddo di questa pietra sotto le mie ginocchia, nel peso di questo velo bianco sul viso, nel silenzio di 300 persone che trattengono il fiato dietro di me. Sto per morire. E stranamente, non ho paura. Non adesso, non più. La paura l'ho conosciuta bene nella mia vita. La paura di una bambina incoronata a 9 mesi su un trono troppo grande. La paura di una ragazza di 16 anni portata in sposa in una corte straniera, bellissima e spietata.
La paura di una donna che guarda negli occhi i suoi nemici e capisce, troppo tardi, di essere circondata. Quella paura la conosco, l'ho vissuta sulla pelle per 44 anni. Ma questa è un'altra cosa, questa è pace. Mi chiamo Maria Stuarda, sono stata regina di Scozia per nascita, regina di Francia per matrimonio, pretendente al trono d'Inghilterra per sangue. Ho indossato 3 corone, ho amato 3 uomini, ho perso tutto 3 volte e sono ancora qui, in ginocchio sì, con le mani legate sì, con il velo sul viso e il collo nudo sul ceppo del boia. Ma sono ancora io, sono ancora Maria. Non me lo hanno mai potuto togliere, non Elisabetta con le sue prigioni, non i miei nobili con i loro tradimenti, non mio figlio con il suo silenzio. Sono ancora io. Stanotte, nella mia cella, ho scritto l'ultima lettera al re di Francia. Gli ho detto che muoio innocente, gli ho detto che muoio cattolica, gli ho detto che il mio corpo appartiene a loro, ma la mia anima non l'hanno mai toccata. Ho scelto io questo abito rosso sotto il nero, lo sapevo che l'avrebbero visto, volevo che lo vedessero, volevo che capissero, questa non è una condanna, questo è un martirio. E mentre aspetto, mentre il boia si prepara dietro di me e 300 voci trattengono il fiato, mi tornano in mente le immagini di tutta una vita, veloce, come si dice accada nei momenti estremi. Vedo la Scozia che non ho mai davvero conosciuto, vedo la Francia che mi ha cresciuta e poi dimenticata, vedo il viso di Francesco, dolce e fragile come sempre. Vedo Darley e provo ancora quella strana mescolanza di amore e disgusto che non sono mai riuscita a separare del tutto. Vedo Bothwell e lì mi fermo un momento più a lungo. Vedo mio figlio Giacomo, un bambino che non ha mai davvero avuto una madre, un re che non ha mosso un dito per salvarla. Vedo tutto e poi torno qui, in questo salone freddo, su queste ginocchia sul legno, con questo velo bianco, come una sposa, sempre come una sposa. Benvenuti, sono Maria Stuarda e questa è la mia storia, non quella che vi hanno raccontato, non quella dei libri di storia, dei processi, delle lettere intercettate, delle congiure sventate, quella vera, quella fatta di carne e sangue, di amore e di errori, di momenti in cui ho scelto con il cuore, quando avrei dovuto scegliere con la testa, e di momenti in cui non me ne pento affatto. Ascoltatemi, ho ancora qualche secondo e ho molto da dirvi. Sono nata in un palazzo. Non lo ricordo ovviamente. Nessuno ricorda i primi giorni della propria vita. Ma me lo hanno raccontato così tante volte, le dame di corte, i servitori, mia madre, che ormai quelle immagini le sento come mie, come se ci fossi davvero. 8 dicembre 1542, palazzo di Linlithgow, Scozia. Mia madre era sola. Non sola nel senso fisico, intorno a lei c'erano dame, medici, servitori. Sola nel senso che conta davvero. Mio padre, il re Giacomo V, era lontano. Stava morendo. Lo consumava non tanto la malattia quanto la vergogna. La sconfitta di Solway Moss contro gli inglesi lo aveva spezzato dentro, in quel posto dove nessuna medicina arriva. Quando arrivò il messaggero con la notizia della mia nascita, mio padre chiese una sola cosa: maschio o femmina? Una femmina, maestà, una bambina sana e bella. Mio padre chiuse gli occhi. 6 giorni dopo era morto. Non l'ho mai conosciuto. Non ho mai sentito la sua voce.
Non ho mai visto il suo viso muoversi. Non ho mai avuto quella cosa semplice e fondamentale che molti danno per scontata: un padre. Eppure la sua morte mi ha plasmata più di qualsiasi cosa abbia vissuto dopo, perché mi ha resa regina prima ancora di aprire gli occhi sul mondo. Regina di Scozia. A 6 giorni di vita, a 9 mesi, mi incoronarono nella cappella del castello di Stirling. Me lo immagino ancora, anzi me lo sono immaginato migliaia di volte in questi anni di prigionia, come si fa con le cose che non si ricordano, ma che hanno cambiato tutto. Una bambina vestita di seta e oro, che non sa ancora camminare, portata in processione tra candele e incenso. Il cardinale Beaton che mi unge con l'olio consacrato. I nobili scozzesi inginocchiati davanti a una creatura che dorme, o piange, o guarda senza capire. Surreale, meraviglioso, terribile. Mia madre capì subito che quella corona era anche un bersaglio. Maria di Guisa. Voglio che sappiate chi era mia madre prima di andare avanti, perché senza di lei non sarei sopravvissuta ai primi anni di vita e questa storia non esisterebbe. Era francese, figlia dei Guisa, una delle famiglie più potenti e ambiziose di Francia. Era bella, colta, volitiva. Una donna che in un'epoca in cui le donne erano pedine sapeva muoversi sulla scacchiera come una regina, non solo nel titolo, ma nel senso più pieno della parola. Sapeva leggere gli uomini, sapeva leggere il potere e sapeva, meglio di chiunque altro, che Enrico VIII d'Inghilterra non avrebbe mai smesso di voler mettere le mani sulla Scozia e su di me. Enrico aveva già proposto un fidanzamento. Sua idea era di legarmi al figlio Edoardo, unire i 2 regni sotto la corona inglese. I nobili scozzesi rifiutarono e lui scatenò quella che la storia avrebbe chiamato, con una crudeltà linguistica perfetta, il corteggiamento violento. Anni di razzie, incendi, villaggi bruciati lungo il confine. Un messaggio chiaro, brutale, inequivocabile. Dateci quella bambina o continuiamo a bruciare. Mia madre guardò tutto questo e prese la decisione più difficile che una madre possa prendere. Mi mandò via. 1548, ho 5 anni. Mi imbarcano su una nave diretta in Francia. Con me ci sono 4 bambine, le mie dame di compagnia. Le chiameremo sempre le 4 Marie, 4 bambine con il mio stesso nome, scelte dalle famiglie nobili scozzesi per tenermi compagnia. 4 piccole amiche che non hanno mai chiesto di attraversare il mare, ma lo fanno perché così vuole il destino. Ricordo il mare. Quello sì, lo ricordo davvero. Il vento, il freddo, il rumore delle onde contro il legno della nave e mia madre sul molo che si allontana. Non piangeva, mia madre non piangeva in pubblico, non era fatta così. Ma la sua mano alzata in saluto è rimasta impressa qui dentro per sempre. Non l'ho mai più rivista per molto tempo e quando ci siamo riviste era già troppo tardi per recuperare tutti quegli anni perduti. La Francia mi accolse come una principessa, perché lo ero o lo sarei diventata presto. La corte di Enrico II e Caterina de' Medici era il luogo più raffinato, più elegante, più pericoloso d'Europa. Un mondo di seta e veleno, come dicevano quelli che lo conoscevano bene. Artisti e poeti si mescolavano a spie e assassini.
Le parole avevano sempre doppi sensi, i sorrisi nascondevano pugnali. La bellezza era un'arma, l'intelligenza era un'arma, persino la gentilezza poteva essere un'arma se usata nel momento giusto. Crescevo in quel mondo e imparavo. Imparavo il latino, l'italiano, lo spagnolo, il greco. Imparavo a suonare il liuto, a danzare, a scrivere versi in francese. Imparavo a leggere una stanza non solo con gli occhi, ma con tutto il corpo, a sentire dove stava la tensione, dove stava il pericolo, dove stava l'opportunità. Diventavo francese, nel profondo diventavo francese e crescevo bella. Non lo dico per vanità, ormai la vanità è l'ultima delle mie preoccupazioni, qui in ginocchio su questo legno freddo. Lo dico perché la bellezza nella mia vita è stata sia un dono che una condanna. Alta, capelli castano rossicci, occhi color ambra. Tutti lo notavano, tutti ne parlavano e quel parlare, nel mondo in cui vivevo, aveva conseguenze reali, politiche, pericolose. C'era un bambino a corte che mi guardava in modo diverso dagli altri. Francesco, il delfino di Francia, erede al trono. Quasi della mia età, fragile, spesso malato. Un ragazzo dolce, affezionato, privo di quella durezza che il potere di solito plasma negli uomini fin da piccoli. Non aveva il carisma di un re, Francesco. Non aveva la forza, l'ambizione, la spietatezza che si richiedono a chi deve governare. Ma aveva una tenerezza rara, genuina, che in quella corte di maschere era quasi commovente. Tra noi nacque qualcosa di difficile da definire. Non la passione travolgente che avrei conosciuto più tardi, quella che brucia e consuma e non chiede il permesso. Qualcosa di più quieto, un'amicizia profonda che diventava amore nell'unico modo che sapevamo, che era il modo dolce e incerto dei ragazzi cresciuti insieme. Ci sposammo il 24 aprile 1558. Avevo 16 anni. L'abito era bianco, colore del lutto in Francia, scelta deliberata e audace che fece parlare tutta la corte. Una corona di pietre preziose in testa, tutta la Francia guardava. E mentre camminavo verso l'altare, ero già nella mia testa qualcosa di più grande di una sposa. Ero regina di Scozia per nascita, delfina di Francia per matrimonio, e nella mente dei cattolici europei, convinti che Elisabetta fosse illegittima, legittima erede al trono d'Inghilterra. 3 corone, 16 anni. I nemici già contavano i miei punti deboli, ma io non lo sapevo ancora, o forse lo sapevo e scelsi di non vederlo, come si fa a 16 anni quando si è felici per la prima volta in modo semplice e pieno. Poi arrivò il 1559. Enrico II morì in un torneo. Una lancia che gli sfondò la visiera dell'elmo, 10 giorni di agonia, una morte assurda per un re potente. Francesco diventò re di Francia. Io diventai regina di Francia. Avevo 17 anni. Ero regina di 3 regni, o quasi, ma quella corona pesava come piombo, perché Francesco stava morendo anche lui, lentamente, consumato da un ascesso al cervello che i medici non riuscivano a fermare. Lo guardavo deperire giorno dopo giorno e non c'era niente che potessi fare. Non c'era niente che chiunque potesse fare. Il 5 dicembre 1560, a 17 anni, Francesco morì.
Avevo 18 anni, ero vedova, in una corte straniera dove mia suocera, Caterina de' Medici, finalmente libera dal peso di una nuora che le rubava la scena, non aspettava altro che vedermi sparire. Senza marito non ero più niente, a Parigi, solo un problema diplomatico da risolvere. E pochi mesi prima, in Scozia, era morta anche mia madre, Maria di Guisa, sola a Edimburgo, circondata da nemici protestanti che stavano smantellando tutto ciò che aveva costruito. Morta senza che io potessi tenerle la mano. Morta senza che io potessi dirle quello che non le avevo mai detto abbastanza. In meno di un anno avevo perso il marito e mia madre. Avevo 18 anni e dovevo scegliere: restare in Francia, dove non ero più nessuno, solo la vedova del re precedente, ospite ingombrante di una corte che aveva già voltato pagina, oppure tornare in Scozia, un paese che avevo lasciato a 5 anni, che non conoscevo più, che nel frattempo era diventato protestante e ostile. Non era una scelta facile, non era una scelta ovvia, ma era l'unica scelta che sentivo mia. Tornai in Scozia e fu lì che tutto, davvero tutto, cominciò a complicarsi. Agosto 1561. La nave che mi riportava in Scozia entrò nel porto di Leith in una mattina di nebbia fitta. Non riuscivo a vedere la costa, solo grigio, ovunque grigio, il cielo, il mare, l'aria. Come se la Scozia stessa volesse avvertirmi: qui non troverai la Francia. Qui non troverai la corte di Fontainebleau, i giardini profumati, le serate di musica e poesia. Qui troverai qualcosa di più duro, di più antico, di più spietato. Avevo 18 anni e non sapevo ancora quanto avesse ragione quella nebbia. Il paese che trovai non era il paese che mia madre mi aveva descritto. La riforma protestante aveva spazzato via in pochi anni secoli di cattolicesimo. Le chiese erano state saccheggiate, le statue dei santi distrutte, i preti cacciati. E al centro di tutto questo, come una colonna di fuoco nel deserto, ma un fuoco che bruciava ciò che incontrava, c'era John Knox. John Knox, il predicatore protestante più fanatico, più brillante, più temuto della Scozia. Un uomo che aveva scritto senza vergogna che governare una donna era contro la legge di Dio. Letteralmente. Lo aveva scritto in un trattato, lo predicava dal pulpito, lo credeva con la stessa assoluta certezza con cui credeva nel Vangelo. E io ero una donna, cattolica, regina, 3 cose che Knox odiava. Lo convocai. Lo so, molti mi dissero che era un errore, che dargli udienza era legittimargli la voce, dargli una piattaforma che non meritava. Ma io non sono mai stata brava a ignorare i nemici. Preferivo guardarli in faccia, preferivo capirli. Parlammo per ore. Knox, che non aveva mai avuto paura di nessuno, che aveva affrontato re e cardinali senza battere ciglio, uscì da quell'incontro visibilmente turbato. Lo scrisse lui stesso nelle sue memorie, con quella onestà bizzarra che aveva. Non era abituato a una donna che lo guardava negli occhi e ragionava come un teologo. Non mi convertì, non lo convinsi. Ma capimmo entrambi dove stavano i confini. Governai con intelligenza, almeno all'inizio. Mantenni il protestantesimo come religione di Stato, non avevo scelta, i nobili non me lo avrebbero permesso. Ma mi riservai il diritto di praticare privatamente il cattolicesimo. Una mediazione difficile, fragile, che richiedeva equilibrio costante.
come camminare su un filo teso sopra un precipizio. E dall'altra parte del mare c'era Elisabetta, mia cugina, la regina d'Inghilterra. Il nostro rapporto è una delle cose più strane e dolorose della mia vita. Non ci siamo mai incontrate, mai, neanche una volta. Eppure ci siamo scritte per anni, con una frequenza e un'intimità che in altri tempi avrebbe potuto sembrare amicizia. Le scrivevo con calore genuino, le chiedevo un incontro. Le chiedevo di essere riconosciuta come sua erede, non subito, non per toglierle niente, solo come garanzia per il futuro. Lei non rispose mai, chiaramente. Rimandava, defletteva, cambiava argomento, sorrideva nelle lettere senza dire niente. Perché Elisabetta sapeva esattamente cosa rappresentavo. Una rivale con 3 corone, sangue Tudor nelle vene, giovane, colta, cattolica. Tutto ciò che i suoi nemici avrebbero potuto usare per rovesciarla. Non poteva eliminarmi apertamente, sarebbe stato politicamente devastante. Ma non poteva nemmeno permettersi di aiutarmi. Così aspettava. E io, nel frattempo, facevo l'unica cosa veramente pericolosa che potessi fare. Mi innamoravo. Henry Stuart, Lord Darley. Lo vidi per la prima volta nel febbraio del 1565. Alto, bello, straordinariamente bello, con quella bellezza quasi femminea che certi uomini hanno e che è difficile ignorare. Portamento aristocratico, modi raffinati, un fascino superficiale che riempiva una stanza nel momento in cui entrava. Aveva anche sangue Tudor, il che lo rendeva politicamente interessante. Un matrimonio con lui avrebbe rafforzato le mie pretese al trono inglese. I miei consiglieri lo notarono. Anche i consiglieri di Elisabetta lo notarono, con allarme crescente. Ma non fu il sangue Tudor a farmi perdere la testa. Fu lui. Quella bellezza, quella leggerezza che sembrava libertà. Dopo anni di corti, di calcoli politici, di matrimoni ragionati, Darnley sembrava qualcosa di diverso, qualcosa di vivo, di immediato, di reale. Lo sposai nel luglio del 1565, contro il parere di quasi tutti, contro la volontà esplicita di Elisabetta, che quando seppe della cosa mandò ambasciatori furiosi, contro il senso pratico che avrebbe dovuto guidarmi. Lo sposai perché lo volevo, e fu uno degli errori più gravi della mia vita. Il vero Darley si rivelò in fretta, settimane, non mesi. Vanitoso oltre ogni limite, voleva il titolo di re, non di consorte, e quando capì che non gliel'avrei mai dato, diventò cupo e rancoroso. Alcolista, geloso con una violenza che non aveva niente a che fare con l'amore, ma tutto a che fare con il controllo. Incapace di sopportare che sua moglie fosse più intelligente, più rispettata, più amata di lui. E trovò un modo per fargliela pagare. David Rizzio, il mio segretario italiano. Un uomo di bassa statura, non bello, ma straordinariamente colto e musicalmente dotato. Era diventato uno dei miei confidenti più stretti, lo ammetto. Gli ero affezionata, mi fidavo di lui, passavamo ore a parlare di musica, di letteratura, di politica. Troppo agli occhi di Darley, troppo agli occhi dei nobili che soffiavano sul fuoco della gelosia di mio marito per i loro scopi. Dicevano che era il mio amante. Era una bugia. Ma le bugie in politica non hanno bisogno di essere vere per fare danni. 9 marzo 1566. Ero incinta di 6 mesi. Stavo
Stavo cenando con alcune dame e Rizio nella mia camera privata al palazzo di Holyrood. Una serata normale, o almeno così sembrava. Poi la porta si aprì. Darly entrò per primo, poi i congiurati armati, nobili scozzesi che avevano complottato con lui, che lo avevano convinto che eliminare Rizio era il modo per riprendere il controllo. Rizio capì subito, si alzò di scatto, si aggrappò alle mie vesti, mi supplicò con gli occhi spalancati dal terrore. Lo trascinarono via a forza. Lo pugnalarono 56 volte nel corridoio. Io sentii ogni grido. Sono rimasta incinta. Ho tenuto il mio bambino dentro di me mentre sentivo il mio amico morire dall'altra parte di una porta, mentre uno dei congiurati puntava una pistola verso di me e solo il corpo di una delle mie dame riuscì a fermarla. Ho tenuto duro. Mi sono seduta dritta su quella sedia, le mani sul ventre, e ho aspettato che finisse, perché sapevo che se cedevo, se piangevo, se urlavo, se crollavo, avevano vinto e non potevo permetterlo. Giugno 1566. Nacque mio figlio, Giacomo. Lo chiamai Giacomo, un bambino sano, bello, con gli occhi chiari. Lo guardai per la prima volta e sentii qualcosa che non avevo mai sentito prima, qualcosa di assoluto, di definitivo, che non aveva bisogno di parole. Era mio, era reale, era l'unica cosa in quel momento che lo era davvero. Ma tra me e Darly era finita. Non c'era più niente, non rispetto, non fiducia, non affetto. Solo il guscio vuoto di un matrimonio che era stato un errore fin dall'inizio. E poi arrivò Bothwell. James Hepburn, conte di Bothwell. Come spiego Bothwell? Come spiego quella cosa lì a qualcuno che non l'ha mai vissuta? Era tutto ciò che Darly non era. Rozzo, diretto, senza la minima pazienza per i giochi di corte. Un soldato nato, con le mani callose e lo sguardo di chi ha già visto la morte da vicino e non se ne è impressionato. Non era bello come Darly. Aveva una faccia dura, segnata, che non cercava di piacere a nessuno. Fedele a me quando tutti gli altri si giravano dall'altra parte. Coraggioso quando il coraggio costava qualcosa. Non so dire con precisione quando mi innamorai di lui. Non fu un momento preciso. Fu una consapevolezza che cresceva lentamente finché non potei più ignorarla. Ma prima che potessi fare qualsiasi cosa, accadde qualcosa che avrebbe cambiato tutto. La notte del 10 febbraio 1567. Darny si trovava alla casa di Kirkhope, alle porte di Edimburgo. Stava lì a riprendersi da una malattia. Vaiolo, dicevano, anche se alcuni mormoravano altro. Poco prima dell'alba, una esplosione svegliò tutta la città. La casa di Kirkhope era stata fatta saltare in aria con la polvere da sparo. Quando trovarono Darly, era nel giardino. Non aveva ferite da esplosione. Era morto prima. Strangolato, dissero i periti, nel tentativo di fuggire dalla finestra. Chi aveva ucciso Darly? Bothwell, quasi certamente. Le prove lo indicavano chiaramente, anche se non fu mai processato. I nobili che lo giudicarono erano gli stessi che avevano partecipato alla congiura e lo assolsero in fretta, in modo ridicolo. Ma io? Quanto sapevo io? È la domanda che i miei nemici hanno usato per distruggermi.
È la domanda che gli storici si fanno ancora oggi e io non risponderò neanche adesso, qui in ginocchio, con pochi secondi di vita davanti a me. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma perché certe cose appartengono solo a me. Certi segreti si portano nella tomba e quella è la tomba. 3 mesi dopo la morte di Darley, sposai Bothwell. Fu il mio secondo errore enorme. O forse il primo in assoluto, forse Darley era stato solo il preludio. La Scozia esplose, i nobili si ribellarono, non perché amassero Darley, che nessuno amava davvero, ma perché il matrimonio con Bothwell era uno scandalo che potevano usare contro di me. Tradimento, complicità nell'omicidio, follia, le accuse si moltiplicarono. L'esercito dei ribelli ci affrontò a Carberry Hill nel giugno del 1567. Bothwell fuggì, mi lasciò sola sul campo. Non lo rividi mai più. Fu catturato anni dopo, in Danimarca. Morì prigioniero in una cella, pazzo. Si dice che alla fine non riconoscesse più nessuno, che parlasse con voci che nessun altro sentiva. Io fui portata prigioniera al castello di Loch Leven, un'isola in mezzo a un lago. Non si poteva fuggire senza una barca e le barche le controllavano loro. Mi costrinsero ad abdicare in favore di mio figlio Giacomo, che aveva appena 13 mesi. 13 mesi, un bambino, sul trono di Scozia. Firmao l'atto di abdicazione piangendo, non per vigliaccheria, piangevo di rabbia, di umiliazione, di quella sensazione devastante di vedere tutto ciò che avevi costruito crollare per mano di uomini che ti avevano giurata fedeltà e poi ti avevano venduta al primo vento contrario. Ma non era finita. Non era ancora finita. Fuggii da Loch Leven nel maggio del 1568. Una barca, la notte, il lago buio. Una delle mie dame aveva convinto il giovane custode del castello ad aiutarmi. Aveva 16 anni quel ragazzo, Willie Douglas si chiamava, e credo che si fosse innamorato di lei. I giovani fanno cose straordinarie per amore. Lo fecero anche allora. Ricordo il rumore dei remi sull'acqua ferma, il freddo che entrava sotto il mantello, il silenzio attorno, così pieno di tensione che sembrava avere un peso. Non parlai per tutta la traversata. Guardai le luci del castello allontanarsi nell'oscurità e sentii qualcosa che non sentivo da mesi, qualcosa che assomigliava a speranza. Radunai un esercito in fretta, 3.000 uomini, forse più. Sembrava possibile, sembrava che la Scozia potesse ancora essere mia. Sembrava che quei tradimenti, quelle umiliazioni, quelle firme strappate con la forza potessero essere cancellate. Che bastasse una battaglia, un giorno di coraggio collettivo per rimettere le cose al loro posto. Ma a Langside, il 13 maggio, il mio esercito fu sbaragliato in meno di un'ora. Un'ora. Tutto ciò che avevo radunato, tutto ciò che avevo sperato, dissolto in 60 minuti di battaglia. Guardai dalla collina i miei uomini fuggire e sentii qualcosa spezzarsi dentro, non il cuore, che si era già spezzato tante volte da essersi indurito. Qualcosa di diverso, qualcosa che assomigliava alla certezza finale che la Scozia non sarebbe più stata mia. Non in questo modo, non in questa vita. Fuggi di nuovo, a cavallo per 3 giorni, verso sud, verso il confine inglese. Dormii in fattorie, in fienili, in luoghi che nessuna regina avrebbe dovuto conoscere dall'interno.
Mangiavo quello che c'era, bevevo acqua dai ruscelli. Avevo 25 anni e mi sentivo già antica. E qui feci la scelta che mi condannò. Potevo andare in Francia, avrei potuto. La Francia mi avrebbe accolta, almeno per un po'. Ero ancora la vedova del loro re. Avevo ancora legami, ancora amici a corte che ricordavano la ragazza dai capelli rossi che suonava il liuto meglio di chiunque altro. Sarebbe stata una resa, certo, una vita in esilio, senza corona, senza potere, senza la Scozia. Ma sarei stata libera. Avrei potuto guardare il cielo senza grate davanti. Invece attraversai il confine verso l'Inghilterra perché credevo ancora in Elisabetta. Perché dopo anni di lettere, di scambi diplomatici, di quella strana intimità epistolare tra due cugine che non si erano mai incontrate, non riuscivo a credere che mi avrebbe davvero abbandonata. Ero una regina. Lei era una regina. C'era una solidarietà implicita in quella condizione, pensavo. Una comprensione reciproca che andava oltre la politica. Ero ingenua, non nella stupidità. Non posso sopportare quando dicono che ero stupida. Ero ingenua nel senso più umano del termine. Credevo ancora che le persone potessero essere migliori di quanto la politica le rendesse. È un errore nobile. È forse l'unico errore di cui non mi vergogno. Elisabetta mi rispose con la prigione. Non subito, non apertamente. Prima ci fu una commissione d'inchiesta, un processo farsa, chiamiamolo col suo nome, costruito per dare una parvenza di legalità a qualcosa che legale non era. Dovevano stabilire se fossi complice della morte di Darley. Non trovarono prove sufficienti per condannarmi. Non ne trovarono abbastanza nemmeno per assolvermi del tutto. Elisabetta usò quella zona grigia come pretesto. E così cominciarono i 19 anni. 19 anni. Voglio che vi fermiate un momento su questo numero. Non andate avanti. State qui, con me, a sentire cosa significa davvero. 19 anni sono più di quanto molti vivessero interi in quel secolo. 19 anni sono abbastanza per vedere un bambino nascere e diventare uomo, per vedere un re salire al trono e morire, per vedere un paese cambiare lingua, religione, frontiere. Io li ho vissuti in stanze sempre più piccole. Il primo castello, Carlisle, sembrava quasi ospitale in confronto a quello che sarebbe venuto dopo. Le stanze erano grandi, le finestre davano su un giardino. Quasi potevo dimenticare, certi giorni, di essere una prigioniera. Quasi. Poi venne Bolton, poi Coventry, poi Sheffield. Sheffield fu il più lungo, 11 anni in quel castello umido, sotto la custodia di George Talbot, conte di Shrewsbury, un uomo che aveva il merito di non essere crudele e il difetto di non essere libero nemmeno lui. Anche lui era prigioniero, a modo suo, prigioniero di un incarico che non aveva scelto, di una situazione che lo logorava, di una moglie terribile che non perdeva occasione per rendere la sua vita difficile quanto la mia. Bestie Hardwick. Anche lei una donna straordinaria, a modo suo. Forte, ambiziosa, costruttrice di castelli e di fortune. Ma verso di me nutriva una diffidenza viscerale che col tempo si trasformò in ostilità aperta. Forse aveva paura che diventassi troppo amica di suo marito.
Forse temeva che la mia presenza nella sua casa fosse un rischio politico che lei non aveva scelto di correre. Forse semplicemente non le piacevo. Non importa. Anche lei è ormai polvere. In quei 19 anni imparai qualcosa che non avrei mai pensato di dover imparare. Come sopravvivere senza futuro. Non intendo fisicamente, quello lo sapevo già fare. Intendo come alzarsi al mattino quando non c'è niente che aspetti il tuo alzarti. Come trovare un senso nel ricamo, nella preghiera, nella cura dei pochi animali che mi era permesso tenere. Come scrivere lettere sapendo che qualcuno le leggerà prima di voi. Come mantenere la dignità quando tutto ciò che ti circonda è costruito per erodere la dignità, giorno dopo giorno, pietra dopo pietra. Scrivevo moltissimo, lettere ai re d'Europa, Filippo di Spagna, Enrico III di Francia, il Papa. Lettere a mio figlio Giacomo, che rispondeva con la freddezza formale di chi ha imparato presto a tenere i sentimenti lontani dalla politica. Lettere a Elisabetta, che continuavo a scrivere nonostante tutto, nonostante ogni lettera mi tornasse letta e ricopiata dagli agenti di Walsingham. Francis Walsingham, il segretario di Stato di Elisabetta, l'uomo più pericoloso che abbia mai non incontrato. E il fatto che non ci siamo mai trovati faccia a faccia dice tutto sulla natura del suo potere. Non aveva bisogno di guardarti negli occhi per rovinarti. Agiva nell'ombra, attraverso reti di spie e informatori che coprivano l'Europa intera. Un'intelligenza fredda, metodica, priva di emozioni. Un uomo che non odiava, semplicemente calcolava. E mi calcolò per anni. Sapeva che prima o poi avrei commesso un errore. Sapeva che una donna rinchiusa per anni, isolata, disperata, avrebbe prima o poi cercato di comunicare con il mondo esterno in modo non controllabile. E quando qualcuno le avesse offerto un canale sicuro, segreto, invisibile, non avrebbe resistito. Aveva ragione. La congiura di Babington, 1586. Anthony Babington era un giovane cattolico inglese, ardente, idealista, ingenuo, con quella particolare ingenuità dei 23 anni che confonde l'entusiasmo con la strategia. Aveva un piano grandioso nei propositi e disastroso nell'esecuzione. Assassinare Elisabetta, sbarcare un esercito spagnolo, liberarmi e mettermi sul trono d'Inghilterra. Mi scrisse attraverso un sistema di messaggi nascosti nei tappi delle botti di birra. Una trovata che sembrava geniale, impossibile da intercettare. Era una trappola costruita da Walsingham dall'inizio alla fine. Ogni lettera che credevo di mandare in segreto passava prima per le mani dei suoi agenti, che la decifravano, la copiavano fedelmente e poi la rimettevano al suo posto come se niente fosse. Walsingham leggeva ogni parola, aspettava. Voleva che la corrispondenza crescesse, che i dettagli si moltiplicassero, che le prove diventassero schiaccianti e inconfutabili. Aspettò finché non ebbi scritto abbastanza, risposi a Babington. Non ordinai l'assassinio di Elisabetta. Questa è la mia posizione e non l'ho mai cambiata. Ma approvai abbastanza del piano da dare a Walsingham quello di cui aveva bisogno per procedere. Approvai con la disperazione di chi è rinchiuso da 18 anni e vede per la prima volta uno spiraglio di luce, anche se quella luce potrebbe essere il fuoco. Babington fu arrestato nell'agosto del 1586.
Lui e i suoi complici furono giustiziati con una brutalità che fece inorridire anche chi li odiava. E io fui trasferita a Fotheringhay, il castello più tetro e più remoto che Elisabetta avesse a disposizione. Ottobre 1586. Il processo. 42 lord inglesi in una sala fredda. Nessun avvocato per me. Nessun accesso ai documenti originali. Nessun diritto riconosciuto che non fosse il diritto di parlare, e anche quello solo per forma. Mi difesi da sola per ore, in piedi, con la schiena che mi faceva male, con le gambe gonfie per l'artrite che avanzava inesorabile da anni di umidità e freddo. Mi difesi con l'unica arma che mi era rimasta, la parola. Dissi loro che non riconoscevo la loro autorità di giudicarmi, che ero una regina straniera, che nessuna legge inglese poteva applicarsi a me. Dissi loro che quelle lettere erano state falsificate, alterate, strappate dal contesto. Dissi loro tutto quello che c'era da dire. Non servì a niente. La condanna arrivò il 25 ottobre 1586. Colpevole di alto tradimento. Pena di morte. Elisabetta esitò. Mesi. Firmò e ritirò la firma. Mandò avanti e indietro i documenti. Disse ai suoi ministri che non voleva, che era un errore, che ci sarebbero state conseguenze diplomatiche devastanti. Piangeva, dicevano. Aveva incubi. Forse era vero. Il 1 febbraio 1587 la penna di Elisabetta I d'Inghilterra tracciò il suo nome in fondo alla mia sentenza di morte. E il mattino dell'8 febbraio la porta della mia stanza si aprì. Il mio carceriere era pallido. Non riusciva a guardarmi negli occhi mentre parlava. Disse le parole con la fretta di chi vuole finire presto una cosa spiacevole. Avevo 6 ore. 6 ore. Non piansi. O meglio, piansi dopo, con le mie dame, in privato, nell'unico spazio che ancora mi apparteneva. Ma di fronte a lui rimasi ferma. Lo ringraziai per la comunicazione con una voce così calma che lo vidi irrigidirsi di imbarazzo. Passai quelle 6 ore con una chiarezza cristallina. Scrissi la lettera al re Enrico III di Francia, l'ultimo re di quella corte che mi aveva cresciuta. Gli scrissi che morivo innocente, che morivo cattolica, che il mio corpo era nelle mani dei miei nemici, ma la mia anima non l'avevano mai toccata. Fu l'ultima cosa che scrissi in vita mia e sono soddisfatta di ogni parola. Poi pregai, poi scelsi i vestiti. Quella scelta la feci lentamente, consapevolmente, con la concentrazione che si dà alle cose che contano. Il nero fuori, il lutto, la morte, la resa apparente, il rosso cremisi dentro, il martirio, la fede, il messaggio che avrei portato in quella sala senza aprire bocca. Sapevo che l'avrebbero visto nel momento in cui mi avessero svestita per prepararmi. Sapevo che avrebbe parlato per me quando io non avrei più potuto farlo. Poi chiamai le mie dame una per una. Jane Kennedy, Elizabeth Curle, le altre. Le abbracciai a lungo, in silenzio, con quella speciale intensità dei saluti che sai essere definitivi. Piangemmo insieme, finalmente, senza vergogna, senza preoccuparci di sembrare deboli. Eravamo donne che si stavano salutando, nient'altro, e in quel momento era la cosa più vera e più importante del mondo. Presi il mio cagnolino in braccio un momento,
Lo guardai negli occhi, poi lo lasciai scendere e mi preparai ad entrare. Ed eccomi qui, di nuovo, in ginocchio su questo legno freddo, il velo bianco sul viso, le mani legate davanti a me, il collo nudo sul ceppo, 300 respiri trattenuti alle mie spalle. Ho fatto il giro completo. Sono partita da qui, all'inizio di questo racconto, e sono tornata qui alla fine, come la vita, che spesso ci riporta esattamente dove avevamo cominciato, ma con gli occhi diversi. Sento il freddo della pietra attraverso le ginocchia. Sento l'aria immobile di questo salone. Sento il peso di tutto quello che ho vissuto. I palazzi di Francia, le tempeste di Scozia, le celle umide dell'Inghilterra, le lettere scritte a lume di candela, le battaglie perdute, gli amori sbagliati, gli amori giusti, le mani di mia madre che si allontanano sul molo mentre la nave parte. Sento tutto in questo momento, come se la vita si comprimesse in un istante solo, denso e luminoso come non l'ho mai sentito prima. E sento ancora quel piccolo corpo caldo contro la mia gamba. Il mio cagnolino, nascosto tra le gonne, silenzioso, fermo, fedele in un modo che solo gli animali sanno essere. Forse l'unica creatura in questa sala che non è qui per un calcolo politico, l'unica che non vuole niente da me, non il mio regno, non la mia firma, non la mia testa, solo stare vicino a me. Mi fermo su questo, mi lascio stare su questo un momento ancora, perché qui, in questo dettaglio minuscolo e assurdo, una donna in ginocchio davanti al boia con un cagnolino sotto le gonne, che si trova l'intera verità di una vita, non nelle corone, non nei trattati, non nelle battaglie o nei tradimenti o nelle sentenze. Qui, in questa cosa piccola, reale, irriducibile, ho amato, ho sbagliato, ho combattuto più di quanto chiunque si aspettasse da me. Ho perso nel modo più visibile e definitivo che esista. E ho perso con il rosso sotto il nero, con la testa alta, con la mia fedeltà a me stessa, intatta fino all'ultimo respiro. Mio figlio Giacomo non è venuto, non mandò nessuno, non mosse un esercito, non scrisse una lettera di supplica, non fece niente che potesse mettere a rischio la sua posizione di erede al trono inglese. Lo capisco, in un certo senso. La politica ha le sue leggi e un re deve saperle rispettare anche quando costano tutto. Ma il figlio e il re non sono sempre la stessa persona. E il figlio mi manca. Gli voglio bene ancora, nonostante tutto. Anche questo fa parte di ciò che nessuno mi ha mai potuto togliere. La scure si alza. Non la vedo, ma la sento nell'aria, in quel piccolo cambiamento di pressione, in quel respiro che si congela definitivamente dietro di me. Sono pronta. Sono stata pronta da molto più tempo di quanto pensassi. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Fotheringhay, 8 febbraio 1587, ore 10 del mattino. La testa di Maria Stuarda cadde sul pavimento di pietra. Il boia la sollevò per mostrarla alla sala, come vuole il rituale, come impone la legge, come si è sempre fatto con i traditori della corona inglese. Ma la parrucca scura rimase in mano sua. E 300 persone, in silenzio assoluto, videro per la prima volta i capelli bianchi di una donna che per tutta la vita avevano cercato di fare sembrare una minaccia. Bianca, indifesa, vera, come non l'avevano mai voluta mostrare.
Nessuno applaudì. I testimoni scrivono che ci fu un silenzio così prolungato e denso che il cappellano dovette raccogliersi prima di riuscire a pregare. Alcuni dei presenti si girarono dall'altra parte. Uno dei funzionari della corona uscì dalla sala prima che tutto fosse finito. Uomini che avevano firmato sentenze di morte, che avevano assistito a esecuzioni, che avevano visto la violenza del loro tempo, senza battere ciglio. Quell'8 febbraio uscirono da Fotheringhay con qualcosa negli occhi che non riuscirono mai a descrivere del tutto. Dal sotto le vesti di Maria uscì il cagnolino. Si sedette accanto alla testa della sua padrona e non si mosse. I servitori cercarono di allontanarlo, dovevano pulire la sala, preparare il corpo, sbrigare tutte le faccende pratiche e indecenti che seguono una morte pubblica. Il cane non si mosse. Lo portarono via a forza alla fine. Lo lavarono, gli cambiarono il pelo, non mangiò per giorni. I contemporanei lo notarono, lo scrissero. Quel dettaglio del cagnolino girò per le corti d'Europa con una velocità che nessun dispaccio diplomatico aveva mai raggiunto. Perché parlava a qualcosa di più profondo della politica. Perché raccontava in un'immagine sola tutto quello che i documenti ufficiali non potevano dire. Elisabetta I, quando le portarono la notizia, scoppiò in lacrime. Disse di non aver voluto davvero che si eseguisse la sentenza. Disse che era stata una comunicazione sbagliata, che il segretario William Davison aveva fatto recapitare il documento ai Lord senza il suo consenso finale. Fece arrestare Davison, lo processò, lo condannò a una multa e alla Torre di Londra. Usò un uomo come capro espiatorio per lavarsi le mani di una decisione che aveva firmato lei, con la sua penna, davanti a testimoni. Forse credeva davvero a quello che diceva. Forse aveva convinto se stessa che non era stata colpa sua. Forse, e questa è l'ipotesi più crudele e probabilmente più vera, sapeva benissimo cosa stava facendo, ma aveva bisogno di uno schermo tra sé e la storia. La storia, comunque, non l'ha assolta del tutto. Filippo II di Spagna usò l'esecuzione di Maria come giustificazione morale per lanciare l'invincibile armata contro l'Inghilterra l'anno successivo. Fallì, ma il gesto rimase, un re potente che dichiarava davanti al mondo intero che giustiziare Maria Stuarda era stato un crimine che meritava risposta. E poi c'era Giacomo VI di Scozia, il figlio che non era venuto, il bambino incoronato a 13 mesi che non aveva mai davvero avuto una madre. Quando arrivò la notizia della morte di Maria, Giacomo era nel suo palazzo di Edimburgo, circondato dai suoi cortigiani, impegnato nella gestione ordinaria del suo regno. Mandò una lettera di protesta formale a Londra, poi aspettò, non con la pazienza del dolore, ma con la pazienza del calcolo, perché Giacomo sapeva già, lo sapeva da anni, lo aveva costruito pazientemente mattone su mattone, che Elisabetta stava invecchiando senza eredi, che prima o poi il trono d'Inghilterra sarebbe rimasto vuoto e che lui, figlio di Maria Stuarda e Lord Harley, con il sangue giusto nelle vene, era il candidato naturale. Il 24 marzo 1603 Elisabetta I d'Inghilterra morì nel suo palazzo di Richmond. Aveva 69 anni. Non aveva mai sposato, non aveva mai avuto figli. Aveva regnato 45 anni con una intelligenza politica straordinaria, costruendo un'Inghilterra che non esisteva prima di lei. E aveva lasciato il trono vuoto. Giacomo VI di Scozia salì sul trono d'Inghilterra come Giacomo I d'Inghilterra. Le due corone, quella scozzese e quella inglese, che sua madre aveva inseguito per tutta la vita, pagandone il prezzo con ogni cosa che aveva, si unirono finalmente sotto un unico re. Il figlio di Maria Stuarda regnò su tutto ciò per cui sua madre era morta. Strana cosa la storia, strana e a volte quasi crudele nella sua ironia. Maria era morta a 44 anni in una sala fredda di un castello inglese, con i capelli bianchi e le articolazioni consumate e un cagnolino sotto le gonne. Aveva perso il marito, l'amante, il regno, la libertà, gli anni, la vita. Aveva perso tutto in modo visibile, definitivo, pubblico. Eppure oggi, 400 anni dopo quella mattina di febbraio a Fotheringhay, il suo nome è conosciuto in ogni angolo del mondo.
È stata dipinta da maestri e da dilettanti, romanzata in decine di lingue, musicata, Donizetti le dedicò un'opera intera, Schiller un dramma che i teatri europei mettono ancora in scena. Filmata e rifilmata, con volti diversi, ma sempre quella stessa storia, quella stessa domanda irrisolta. È diventata un simbolo, non un simbolo semplice, non univoco. Non è la martire cattolica che volevano i suoi sostenitori, né la traditrice che volevano i suoi nemici. È qualcosa di più complicato e più umano di entrambe le cose. È il simbolo di una donna che ha vissuto in modo pieno e sbagliato e coraggioso, in un'epoca che non le lasciava quasi nessun margine, che ha amato quando non avrebbe dovuto, che ha combattuto quando era più conveniente arrendersi, che ha scelto il cuore in almeno 2 occasioni in cui la testa avrebbe consigliato diversamente e che è rimasta se stessa fino all'ultimo, con il rosso sotto il nero, con la testa alta, con il suo cagnolino nascosto tra le gonne. Elisabetta la vinse in vita, ma il tempo ha fatto il suo lavoro silenzioso e inesorabile. E oggi le 2 cugine condividono la memoria del mondo in modo quasi perfettamente uguale. 2 donne straordinarie, 2 intelligenze rare, 2 vite che si sono specchiate e combattute per decenni senza mai incontrarsi davvero. È impossibile non chiedersi come sarebbe andata se si fossero incontrate, se quell'incontro che Maria aveva richiesto con tanta insistenza e che Elisabetta aveva sempre rimandato fosse davvero avvenuto. Se si fossero sedute una di fronte all'altra, 2 regine, 2 donne, 2 menti, e si fossero guardate negli occhi senza emissari, senza lettere, senza il filtro della politica. Forse niente sarebbe cambiato, forse sarebbe cambiato tutto. Non lo sapremo mai. Ed è forse in questa domanda senza risposta che si trova l'ultimo sussurro di Maria Stuarda, una donna che non smette di chiederci cosa avremmo fatto noi al suo posto, quali errori avremmo commesso, quante volte avremmo scelto il cuore invece della testa e quante volte, nonostante tutto, nonostante i costi devastanti, non ce ne saremmo pentiti. Grazie per essere stati qui con noi, amici di Sussurri dalla storia italiana. Questa era la storia di Maria Stuarda, regina di Scozia, regina di Francia, pretendente al trono d'Inghilterra. Una donna che visse come una leggenda e morì come una martire, e che continua, 400 anni dopo, a sussurrarci qualcosa nell'orecchio. Se questa storia vi ha toccati, se avete sentito il freddo di quella pietra sotto le ginocchia, se vi siete chiesti anche voi cosa sareste stati capaci di fare al suo posto, allora ha fatto quello che doveva fare. Scriveteci nei commenti. Diteci chi vorreste incontrare nella prossima puntata. Chi vorreste che sussurrasse la sua storia nell'ombra. Ogni nome che scrivete è un viaggio che possiamo fare insieme. Ci vediamo presto. Alla prossima!